Benvenuto in questo video dal titolo L'evoluzione del ritmo nel funky. Vediamo in questo video 5 esempi, dal più semplice al più complicato, di come si può sviluppare, di come si può evolvere ritmicamente una linea di basso. E questo è molto interessante perché ti permette quindi di accompagnare seguendo 5 strade diverse dove aumentano sempre di più i fattori ritmici, la sincope, i contrattempi e cose varie, per arrivare ad avere una linea quindi sempre più complessa, partendo però da una versione molto semplice. Tutto materiale che trovi chiaramente all'interno del Bassista Contemporaneo volume 2, in questo caso dalla lezione 38 a pagina 137 comincia a esserci questo tipo di analisi. Andiamo a vedere allora 5 esempi. La cosa più semplice con cui partiamo è creare una linea. In questo caso siamo su un accordo di Sol minore settima molto semplice. Ho preso questo accordo Sol, c'è il Si bemolle che è la terza minore, Re che è la sua quinta giusta, il Fa che è la sua settima minore e il Sol di nuovo che è l'ottava. Su questo accordo noi costruiamo la prima linea e usiamo del materiale molto elementare. Tutto questo materiale lo trovi anche all'interno del Best of Bass del mio blog, dove c'è un articolo dedicato proprio alla sincope e a tutte le evoluzioni della sincope. Una parte di quell'articolo parla anche di quelle cose che vediamo qua adesso. Ma andiamo a vederlo in pratica. Allora, prima linea molto semplice, usando quarti, ottavi e sedicesimi, senza legature, senza punti, cioè materiale molto elementare. Ho creato una linea molto semplice che è Sol, un Re, Fa, 4, Sol, Fa, Sol, Si, Sol, Re, Fa, Sol, Re, 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 Fa, Sol, 3 e 4. Molto semplice, andiamo adesso a suonarlo sulla batteria. 108 ogni quarto la velocità di questa batteria. Quindi, come hai visto, una linea molto facile, malgrado il tempo sia 108 è abbastanza veloce, ma la linea è molto facile e quindi poi la troverai scritta, quindi è facilissima. Andiamo invece adesso oltre a questa semplice linea di basso, iniziamo a mettere più sedicesimi, iniziamo a mettere qualche punto, insomma iniziamo pian piano a creare qualche variazione ritmica, senza ancora però diventare materiale estremamente difficile. Una linea che trovi appunto nel libro e trovi anche in questo PDF, funziona in questo modo: aggiungo anche nuovo elemento. Nuovo elemento vuol dire che oltre ad usare le note dell'accordo, Sol, Si bemolle, Re, Fa, Sol, aggiungerò anche La, che fa parte della scala, il Do e anche il Mi delle volte. Quindi diventerà la scala, in questo caso sarebbe un Sol dorico, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa, Sol, il secondo modo di Fa maggiore. Se hai seguito il corso non hai nessun problema a capire questi elementi. Questa linea però, come ti dicevo, inizia a essere un po' più intensa, ad avere più note, e quindi conviene anche prestare più attenzione, proprio perché l'evoluzione del funk si basa su questa cosa, sul fatto che la mano destra inizi a suonare con una certa grinta, a lavorare molto con la punta del dito e quindi ad avere un suono abbastanza deciso, determinato, non moscio, non floscio. Ok, la linea funziona in questo modo: Sol, La, Si, Si, Re, Sol, Sol, Re, Sol, Re, Sol, La, Si, Si, Mi, Fa, Re, Si, Fa, Sol, La, Si, Si, Re, Sol, Sol, Re, Fa, Fa, Re, Sol, Fa, Sol, Fa diesis, quindi Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Si. Rifaccio 3 e 4.
Chiaramente finirà poi anche con la tonica. Andiamola a sentire adesso direttamente con anche la batteria, quindi 108 di metronomo, piuttosto velocina, però è interessante, in questo caso proprio ti dovrai concentrare sull'avere un bel suono molto chiaro con la mano destra, altrimenti tutte queste note si impasteranno e creeranno un suono privo di, diciamo, di nervo, diventerà tutto molto ammorbidito, invece bisogna che sia con un suono molto chiaro. Andiamo quindi a sentirlo sulla batteria. Chiaro che questa linea, pur non avendo sincopi, è una linea che fatta a questa velocità diventa anche piuttosto difficile, quindi comunque la puoi fare anche più lenta, ma quello che è importante è che stai usando queste note all'interno dell'accordo di Sol minore, ma che la mano destra inizi a lavorare in modo molto chiaro. Terzo esempio. Per andare oltre, in questo esempio iniziamo ad aggiungere, proprio perché l'evoluzione ritmica, oltre ad avere la questione di dover essere eseguita anche con il tocco, perché la maggior parte dei problemi ritmici nascono dal fatto che il tocco della mano destra non è sufficientemente chiaro e scandito. Qui adesso, in questo esercizio che abbiamo fatto in questa linea, c'era bisogno di avere molta chiarezza della mano destra, ma qui adesso iniziamo ad aggiungere un altro elemento che è quello dell'hammer-on e del pull-off, cioè la possibilità di avere alcune note legate, cioè dare un colpo con la mano destra e di fare più note con la mano sinistra. Questo esempio, che quindi porta ad avere più sincope, quindi avere più materiale, diciamo, in contrasto con il tempo di base, funziona così. Sol, La, Si con l'hammer, Do, Re, Sol, Re, Sol, Do, Re, Sol, La, Si, Mi, Fa, Re, E, Si, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Re, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, La, Si. Quindi ci sono tantissimi hammer, te lo rifaccio risentire, 3, 4... Quindi abbiamo degli hammer, cioè La, Si, Do, Re, questa è una semplice sincope, poi Do, Re, Sol, La, Si, Mi, Fa, Re con la sincope, Si, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Re, Fa, Mi, questo Fa, Mi è un pull-off, Fa, Mi, Re, Sol. Quest'idea che la mano destra faccia una sola plettrata, diciamo, un solo colpo, sia in avanti Do diesis, perché in pratica stiamo prendendo il Sol, Fa diesis, La, Si, Do diesis, Re, vedi la mano destra non la uso, Mi, Fa, rifaccio la linea, 3, 4. Ha una certa difficoltà questa, proprio perché questi hammer vuol dire che ottenere bene, far funzionare bene questi hammer significa che la mano sinistra ha una forza molto chiara nel scandire queste note. Andiamola a sentire sempre alla solita velocità.
Ecco, questa linea era già decisamente più complicata di quella di prima e in questo caso quindi con gli hammer e anche con le sincopi abbiamo creato un materiale molto più vario, molto più difficile, ma anche più interessante. Andiamo a vedere adesso invece un'altra versione, una quarta linea dove lavoriamo estremamente con la sincope. Con la sincope vuol dire che non facciamo sentire i tipici accenti del tempo, cioè gli accenti che sarebbero sul 1, 2, 3, 4, li andiamo a spostare, ta, 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 tam, ta, tam, ta, anziché avere la nota quando cade, cioè quando cadrebbe il piede, siccome il piede lo teniamo che batte i quarti, abbiamo invece delle note in levare e questo creerà un materiale ancora più indefinito, ancora più strano, ancora più adatto per il funky. Facciamo questa linea che è la quarta linea. Bene, questa è particolarmente difficile perché se la vogliamo fare proprio precisa, ci sono diversi problemi perché la batteria tende a far risaltare quello che è l'1, il 2, il 3, il 4, cioè pum pa, e queste invece non coincidono quasi mai con questi colpi della cassa e del rullante e quindi si è in contrattempo e tutto questo crea quindi molta difficoltà perché la batteria, come dire, scandisce un tipo di tempo e tu invece con il basso devi cercare di essere in contrasto con lui. L'effetto quindi è molto contrastante e anche difficile. Adesso la quinta possibilità, in questo caso oltre ad usare le sincopi, oltre ad usare le figure dei sedicesimi, oltre ad usare quindi il lavoro sulla mano destra molto chiaro e pulito, iniziamo ad usare anche le ghost note, e cioè iniziamo a far suonare le corde vuote senza spingere, in modo che la mano sinistra sia appena sfiori appena le corde. E oltre a fare questo, facciamo anche che la batteria tiene un andamento meno regolare, meno diciamo quadrato, dove si sentiva come la batteria che abbiamo fatto fino adesso, che sentiva chiaramente 1, 2, 3, 4 facendo tu, ta, tu, ta. Adesso la batteria usa un modo di accoppiare il rullante e la cassa in modo irregolare. I sedicesimi sono sempre nell'aria, tacca, 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 ma gli accenti sono continuamente sparsi anche da parte della batteria. Sviluppo quello che è il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, portando delle figure più piccole, delle varietà, delle ghost note e muovendomi anche un po' sulla tastiera. Ok, questi sono dei buoni elementi per far evolvere ritmicamente una linea di funky. Quindi sincopi, mano destra molto chiara, lavoro sugli hammer-on pull-off, ghost note e lavoro anche sull'irregolarità della frase, e cioè non avere semplicemente il battere dell'1, del primo, dei 4 quarti, chiaramente in battere, ma a volte nasconderlo attraverso ghost note, sincopi, hammer-on pull-off. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!